Cosa succede quando la focaccia di Recco incontra la pizza? Beh, scopriamolo. Sotto il video della focaccia di Recco ho ricevuto moltissimi commenti e vi ringrazio, ma ce n'è stato uno in particolare che ha catturato la mia attenzione. Dopo una veloce ricerca mi sono tuffato subito a preparare questa fantastica ricetta, la pizzata. La base è uguale alla focaccia di Recco, quindi velocemente ripetiamo i passaggi dell'altro video. Partiamo da 300 g di farina forte, ad esempio una Manitoba, e 180 ml di acqua. Quindi per i più pratici delle percentuali stiamo usando il 60% sul peso della farina. Aiutandoci con un cucchiaio iniziamo a mescolare, avendo cura di raccogliere tutta la farina, anche quella dei bordi. Arrivati a questo punto, portiamo tutto sulla spianatoia e impastiamo. Quando la farina avrà completamente assorbito l'acqua e l'impasto sarà bello liscio, allora passiamo alla seconda fase. Aggiungiamo 26 ml di olio e 6 g di sale. Ok, lo ammetto, questa forse è la parte più faticosa, però neanche così tanto da farci rinunciare a questa prelibatezza ligure. Quindi rimbocchiamoci le maniche e iniziamo a strizzare l'impasto e con pazienza facciamo assorbire anche l'olio. E l'olio lo mettiamo in questo passaggio e non insieme all'acqua perché altrimenti sarebbe più faticoso e l'impasto farebbe fatica ad assorbire correttamente tutti i liquidi. Se trovate difficoltà e l'impasto vi sembra rugoso invece che liscio, non vi incaponite, già siamo stressati noi. Non mi fate stressare anche l'impasto, mi raccomando. Lasciamolo invece riposare 5 minuti e poi riprendete ad impastare. Vedrete che subito, in poche mosse, diventerà più liscio. A questo punto ungete una ciotola e mettete l'impasto. Coprite con una pellicola e fate riposare almeno 30 minuti. Oh, abbiamo quasi finito. Dividiamo l'impasto in due parti. E ogni parte sarà divisa ancora una volta in altre due parti, una più piccola dell'altra. Quella più grande ci servirà per la base della focaccia e quella più piccola per la copertura. Formiamo delle pallette e lasciamo riposare per 10 minuti. Poi stendiamo i 4 panetti dandogli una forma circolare, aiutandoci prima con i polpastrelli e poi con il mattarello. Spolverate ogni tanto con un po' di farina per non farlo attaccare sul piano di lavoro. Per rendere la sfoglia più sottile, per chi riesce, si può fare un altro passaggio. Mettete l'impasto su 2 pugni e allontanate lentamente allargando così la sfoglia. Ruotate fino a quando non otterrete una sfoglia sottile. A me personalmente piace molto sottile, però per la base la potete lasciare più spessa. Prendete una teglia tonda e ungetela con dell'olio.
Poi mettete una spolverata di farina di polenta. Questa servirà ad aiutare a far aderire la pasta alla teglia e allo stesso tempo a non farla attaccare. Con un mattarello togliete l'impasto in eccesso. Non vi preoccupate, non si butta niente, basta rimpastarlo, aspettare 30 minuti e potrete riutilizzarlo. Schiacciate bene i bordi per farli aderire alla teglia. A questo punto mettete dei fiocchi di crescenza e poi ricoprite con l'altra sfoglia sottile. Create dei tagli vicino alla crescenza, così da far fuoriuscire il vapore durante la cottura. Delicatamente con le mani premete la sfoglia superiore per farla attaccare con quella inferiore. Aiutatevi alzando i bordi per far aderire la sfoglia anche ai lati. E come abbiamo fatto con la base, togliamo la pasta in eccesso. Se lasciata così, allora otterrete una fantastica focaccia di Recco. Ma per la pizzata dobbiamo fare un altro piccolo passaggio. Aggiungete un velo di pomodoro. Poi spalmatelo per bene su tutta la superficie per avere una cottura omogenea. Aggiungiamo le acciughe. Dei capperi. E le olive taggiasche. Forse ho abbondato un po' con le olive taggiasche, ma le adoro. Infine un giro abbondante di olio e inforniamo nella parte più bassa a forno preriscaldato, non ventilato, alla massima temperatura. E non ci resta che impiattare, mangiare e buon appetito.